Abbiamo visto nei video precedenti una delle caratteristiche, delle tante caratteristiche di Bitcoin, è la scarsità. Ad oggi sappiamo che in circolazione ci saranno massimo 21 milioni di Bitcoin. Come leggiamo dell'archivio delle mail della crittografia dove era scritto Satoshi Nakamoto e i cypherpunk, Bitcoin versione 0.1, massima supply circolante 21 milioni di coin che verranno distribuiti alla rete quando andranno a creare i blocchi. Questo ammontare verrà ridotto ogni 4 anni. In questo video non tratterò nel dettaglio la Proof of Work, ho fatto un video che potete prendere visione nella playlist corso criptovalute e blockchain. Ma riassumendo, la Proof of Work è un meccanismo di consenso decentralizzato che serve sostanzialmente per andare a verificare l'accuratezza delle transazioni che vengono aggiunte alla blockchain. La Proof of Work è la parte fondamentale che permette alla blockchain di Bitcoin di aggiungere nuovi blocchi. I blocchi vengono minati dai minatori, dai miner, più o meno con una frequenza di circa 10 minuti. Per aggiungere nuovi blocchi alla blockchain di Bitcoin, i miner hanno bisogno di enorme forza computazionale, energia elettrica, per andare a svolgere e a risolvere un puzzle matematico che serve per l'appunto ad aggiungere il nuovo blocco alla rete. E per fare ciò si sobbarcano anche di ingenti costi sia per le macchine che per l'elettricità. Ogni volta che un miner riesce a risolvere questo puzzle matematico, riesce ad aggiungere il blocco alla blockchain, un nuovo blocco alla blockchain, questo miner viene ricompensato con una quantità di Bitcoin. Ogni volta che un miner risolve un blocco, vengono generati dei nuovi Bitcoin. L'halving è il processo mediante ogni 4 anni la quantità dei Bitcoin versata ai minatori a titolo di ricompensa viene dimezzata fino a quando verranno estratti un totale di 21 milioni di Bitcoin, circa attorno al 2140. Questo processo rende Bitcoin una risorsa digitale scarsa e resistente anche all'inflazione. E come potete vedere, ogni 4 anni i Bitcoin disponibili per ogni blocco viene dimezzato. Dal 2009 al 2012 ogni blocco andava a generare 50 Bitcoin. Dal 2012 il primo halving ha dimezzato la produzione dei Bitcoin a 25. Dal 2016 fino al 2020 12,5, dal 2020 al 2024 6,25, dal 2024 circa attorno al 20 marzo, nei successivi 4 anni si produrranno 3,125 Bitcoin a blocco. Questo processo, a parte renderlo resistente all'inflazione, potrebbe far aumentare di valore i Bitcoin, a condizione ovviamente che la domanda rimanga stabile o addirittura vada ad aumentare. E questo si tratta di una grandissima differenza rispetto a quanto avviene per le nostre valute fiat, che si deprezzano nel tempo in seguito agli effetti dell'inflazione. Quindi l'halving è una delle modalità tramite le quali il protocollo Bitcoin mantiene la sua scarsità ed è uno dei principali motivi per cui Bitcoin è così ricercato da tantissime persone per questa caratteristica, ovvero per la scarsità. Come abbiamo appena visto, la produzione di Bitcoin viene dimezzata ogni 4 anni e circa attorno al 2140 o poco meno si sostiene che la produzione di Bitcoin generata dalla convalida dei blocchi e data come ricompensa ai miner arrivi a 0. Ma non vi preoccupate, perché da quando arriverà a 0 i miner continueranno a convalidare le transazioni, continueranno a convalidare i blocchi da aggiungere alla blockchain e come ricompensa avranno le fee delle transazioni che conterrà il blocco che hanno validato. L'idea di Satoshi è stata di creare una moneta elettronica che nel tempo non perdesse valore come le valute fiat grazie all'inflazione, ma al contrario con il passare del tempo possa aumentare di valore. Infatti Bitcoin viene considerato deflattivo e questa caratteristica col tempo, come abbiamo visto pochi minuti fa nel video, potrebbe garantirgli un aumento di valore.
Questo incremento di valore dovrebbe essere dato da una domanda costante o mano a mano col passare del tempo che vada ad aumentare, e di contro questa domanda che va a aumentare incontrerebbe sempre meno offerta da parte di Bitcoin. E questa diminuzione dell'offerta di Bitcoin viene garantita grazie all'introduzione che ha fatto Satoshi Nakamoto dal protocollo di Bitcoin degli halving. Sto continuando a dire potrebbe perché dalla creazione di Bitcoin ad oggi, come ben sappiamo, piano piano l'offerta di Bitcoin immessa sul mercato si è dimezzata e abbiamo incontrato sempre un crescere della domanda di Bitcoin. Ma non sappiamo che cosa succederà nei prossimi anni. Potrebbe anche succedere che al dimezzamento continuo della produzione di Bitcoin la domanda di Bitcoin si vada a fermare o addirittura a diminuire. Così facendo il valore sul mercato di Bitcoin andrebbe a scendere drasticamente. Quindi ad oggi, da quando è stato creato Bitcoin, ogni halving ha portato piano piano a un aumento del prezzo di Bitcoin, grazie anche all'aumento della domanda. Ma dai prossimi halving, o comunque cosa succederà nel prossimo futuro, né io né voi lo potremo mai sapere. L'unica nostra speranza è che Bitcoin venga sempre più utilizzato, che ci sia sempre più un'adozione di massa e continui a aumentare anche gradualmente la domanda di Bitcoin e sempre più persone continuino a desiderare Bitcoin sia come valuta di scambio, ma soprattutto anche come asset che viene utilizzato come riserva di valore. Ci salutiamo con questa immagine e per piacere non prendetelo come un consiglio finanziario perché potrebbe questa volta non accadere. Però dall'immagine possiamo notare che Bitcoin prima, durante e dopo l'halving si sta muovendo in un modo ciclico e questa immagine va a indicare anche a tutti coloro che hanno sempre paura di perdere il treno sui mercati, ma soprattutto il treno su Bitcoin, mostra che il periodo prima dell'halving è ad oggi, non sappiamo cosa succederà domani, un ottimo periodo di accumulazione sia per dei Bitcoin oppure dei Satoshi in attesa dell'halving successivo. Ad oggi dovremmo aver superato, quantomeno stando per superare la fase ciclica ribassista e dovremo entrare nella fase di accumulazione in preparazione dell'halving. Quindi potremo entrare nella fase migliore per un eventuale accumulo di Bitcoin o di Satoshi. Potremo perché, come ho detto, nessuno sa come si comporterà il mercato durante e dopo il prossimo halving, ma soprattutto non sappiamo la situazione geopolitica come andrà ad evolversi. Quindi per un eventuale entry sul mercato con un piano di accumulo di Bitcoin, questa volta bisogna anche tenere conto delle possibili gravi variazioni politiche, socio-economiche che stiamo affrontando con i dati dell'inflazione alle stelle, una guerra in atto e un'altra possibile guerra alle porte. Non sappiamo come risponderà il mercato a questi stimoli esterni.